Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Eccoci qui, cari naviganti, per proporvi un primer dedicato a Centurion, prendendo spunto da una lista ideata da Sandro Signori che prova a valorizzare una delle tante leggendarie apparse in Dominaria United, uno dei set più prolifici sotto questo punto di vista da molto tempo a questa parte. L'archetipo ruota attorno a un color pie, quello Bant, che non brilla purtroppo di tante scelte nella zona di comando, anche se è in grado di sfoggiare un ottimo comparto di interazione e vantaggi, perfetti per costruire un archetipo funzionale anche in questo formato. Grazie poi a questo guerriero uniremo diverse caratteristiche interessanti, oltre a un motore di card advantage più che valido, per dare corpo a un'azione attenta ed efficace, con cui sgominare anche gli avversari più tenaci. Questa volta vi parleremo di Shanna, Purifying Blade. Abbiamo per le mani una creatura che a prima vista non sembra offrire vantaggi così eclatanti, ma se pensiamo a quanto valore ci possa offrire, unendo le sue peculiarità con la pletora di carte ottime presenti nei suoi colori, il suo impiego appare più che giustificato. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 3 mana specifici, uno verde, uno bianco e uno blu, abbiamo un guerriero umano con forza 3, costituzione 3, legame vitale e unica abilità che ben si castra con la sua keyword, e non solo. Nella sua abilità abbiamo, all'inizio della tua sottofase finale puoi pagare X mana generico, se lo fai pesca X carte, X non può essere maggiore dei punti vita che hai guadagnato in questo turno. Con queste premesse appare chiaro che il generale, con il suo life gain, non ci garantisce solo un modo per non morire presto dai mazzi veloci, ma ci apre le porte alla possibilità, con il giusto investimento di mana, a pescare nuove carte agevolmente. Se abbiniamo questa abilità a elementi che ci possono dare mana in abbondanza o nuovi punti vita, senza stravolgere un impianto volto a controllare il match, vedrete come si iniziano a intravedere tutte le potenzialità di questo guerriero umano. Ecco svelate le vere intenzioni di questa Shanna, Purifying Blade, che non è solamente combattiva nell'aspetto, anzi è pronta, con l'arma sguainata, a darvi il modo di portare a casa più di un risultato, puntando al veglio e al governo spietato delle giocate del nemico. Se quel che ci offre Shanna Purifying Blade sul fronte del guadagno di punti vita, ma molto più importante di nuove carte, è chiaro che dobbiamo innanzitutto farla entrare in campo presto, ma soprattutto avere mana a disposizione da investire nella sua abilità. Con il verde a disposizione utilizzeremo qualche slot per dei mana dork tra Bird of Paradise, Bloom Tender e Noble Hierarch, ma non andremo a intaccare più di tanto gli spazi a disposizione, puntando a qualcosa di più incisivo per avere molto più mana del consentito. Annoveriamo infatti 2 carte, Hull Breacher, ma soprattutto Wireless Reclamation, che possono darci quel che ci serve anche più volte in una partita, in particolare l'incantesimo, che con il suo on-tap delle terre ci può dare sia mana per l'effetto del generale, sia per lanciare agevolmente le nostre risposte. Visto quanto è importante avere il generale dalla nostra, useremo alcune protezioni tipiche del bianco, tra Gavion Ruins e Maveron Ruins, per proteggerne la presenza, ma anche per renderlo evasivo, visto che potremo anche chiudere di danni da comandante con i giusti accorgimenti. Se però ci trovassimo di fronte ad avversari molto ostici che puntano a punire il board e in particolare le creature, andremo ad introdurre qualche creatura specifica, tra Geist the Saintraft, True Vedras Troll, True Name Nemesis e Uro Titan Noetos Vrat, per dare consistenza alla nostra azione. Carte che portano in dote sufficienti protezioni alle mestizie del formato o sono abbastanza resilienti da poter ritornare più volte in campo, anche dopo essere state rimosse, da garantirci una buona presenza sul board per spingere il match in nostro favore. Per rinforzare le combat di queste carte, ma soprattutto del comandante, che con il suo legame vitale ci può aiutare molto su vari fronti, adotteremo un tutore con le gambe, Stormforce Mystic, specifico per scovare equipaggiamenti di pregio per rimpolpare le statistiche dei nostri abitanti. Tra Maul of the Skyclaves, Shadow Spear e Sword of Light Shadow, adotteremo il meglio per rendere evasive, ma soprattutto incrementare le creature in grado di farci guadagnare nuova vita, così da dare maggiori possibilità al generale di farci pescare nuove carte. In affiancamento a questa meccanica aggiungeremo una serie di tutori, tra Aramis Call, Enlightened Tutor e Wordle Tutor, che possono ricercare un pezzo chiave per sbloccare la situazione e darci modo di rimetterci in pista, coadiuvati da una Shanna sempre pronta a combattere. Da dietro le quinte, 2 viandanti, Oko, Thieves of Crowns e Teferi Time Traveler, proveranno a disturbare l'azione del nemico, rintuzzando le giocate o esiliando pezzi problematici, così da lasciare campo libero ai nostri abitanti, pronti a sferrare il colpo finale. Come ulteriore intralcio al gameplay avversario useremo alcuni elementi di stacks, tra Vine Mind Chancellor e Drannid Magistrate, puntando al minimo sindacale per non intaccare troppo le carte dedicate alle interazioni, utili a proteggere il comandante o i pezzi migliori in campo. Infine, vista l'abbondanza di magie che sono presenti nella lista e che vedremo tra poco, fa capolino anche Snapcaster Mage tra le 99, un must per chi accede al blu e vuole rigiocare dal cimitero qualcosa di ghiotto, in modo inaspettato.
Se appare chiaro finora l'importanza di Shanna Purifying Blade nel fornire un motore di Card Advantage senza grossi investimenti in risorse, affiancato da abitanti intelligenti ed alcune tech di contorno, il resto del mazzo si impegnerà a frenare qualsiasi reazione, con un controllo serrato delle giocate del nemico. Come ulteriore elemento per filtrare la pila useremo Sylvan Library, ormai irrinunciabile nel verde, tanto più che abbiamo dalla nostra modo per recuperare i punti vita persi con il suo effetto, ma non sarà l'unico mezzo per controllare cosa abbiamo in cima al mazzo. Avremo anche qualche cantrip di supporto, con Brainstorm, Ponder e Preordain, non molto in realtà, ma in questa lista si preferisce badare al sodo, puntando più sulla consistenza delle risposte piuttosto che su carte specifiche, anche se sono presenti alcuni pezzi di valore tra il 99. Il primo strumento di contrasto arriva con i Bounce Effect tra Brazen Borrower, Vaporsnag e Utawara Soaring City, carte ottime soprattutto se vogliamo mandare a segno il generale senza vederlo cadere in battaglia su combat infruttuose. Per una maggiore incisività verso i permanenti del nemico useremo una serie di rimozioni, a partire da Skyclave Apparition e Solitude, che occasionalmente possono fornire un bittante che all'occorrenza ci può far chiudere dal nulla, con qualche danno in più. Andremo ovviamente a rimpolpare queste scelte con diverse staple, tra Council Judgment, Prismatic Ending, Fate to Absent, March of a Warding Light, Sword to Plusher, Parallax Wave e il gaggio State of Empire, certi di non lasciare molto al nemico per bloccare le nostre combat generali in testa. Non mancheranno certi counter a partire da Spell Queller, che può risultare un bittante aggiuntivo, evasivo quanto basta per colpire il nemico da solo o magari equipaggiato, così da risultare letale in atteso, grazie alla sua keyword lampo. Tra le magie non baderemo a spese, con ben 17 di loro, tra Disallo, Dovis Vito, Lost Focus, Per Spears e Wash Away, con un vero e proprio arsenale con cui mandare all'aria i piani anche del più carrozzato degli avversari, proteggendo al meglio le nostre giocate chiave. Come ulteriore mezzo per intralciare l'opponente avremo a disposizione Verdilion Click con il suo Discard Effect, sempre utile per vedere la mano avversaria, regolando di conseguenza il nostro contromosse. E per infastidire le giocate che puntano a ripolpare il cimitero ci doteremo di Endurance e Scavenging Ooze, che all'occorrenza si possono trasformare in bitanti corpulenti per sfrontare la linea nemica a suon di danni. Per avere un minimo di flessibilità in più useremo due magie modali, Cryptic Command e Dormocas Command, quest'ultima ottima per guadagnare ulteriori punti vita, facendo combattere il generale con qualche creatura piccola ma fastidiosa. Infine, come ultima spiaggia per ripulire board affollati, avremo a disposizione Cyclonic Rift, una vratta simmetrica che ci darà modo di prendere le redini della partita, infliggendo gli ultimi danni, ormai senza più ostacoli da affrontare. I passi che hanno portato Sandro Signori a prendere in considerazione questa Shanna Purifying Blade come generale per una sua build partono in primis dall'amore verso il Koropai Bant, che purtroppo non ha molte scelte papabili adatte per un formato come Centurion. Il vantaggio di offrire con un costo di cast non esagerato un bittante che indica una meccanica capace di farci pescare con una certa consistenza lo ha reso una soluzione adatta a un approccio alle partite ragionato, senza utilizzare tech esotiche o carte non consistenti. Pochi pezzi chiave, nell'ottica di valorizzare il guadagno vita del comandante, mentre il resto della 99 si deve concentrare su quello che sanno fare meglio questi colori, aumentare il divario di risorse con l'avversario, contrastandone le mosse più pericolose. Niente di strano quindi se questa Shanna Purifying Blade è diventata il candidato ideale di questa build, che prova a dare sostanza a un color pie troppo spesso snobbato, a torto, dai giocatori di questo formato 1v1. Se per Sandro Signori appare chiaro come sfruttare questa Shanna Purifying Blade, diventa meno intuitivo comprendere che tipo di build ipotizzare per questo generale, per ottenere un gameplay funzionale per il contesto del momento. Dopo diverse sperimentazioni che hanno portato il nostro deck builder a provare carte e configurazioni anche molto differenti tra loro, la variante tempo di questo archetipo alla fine è risultata quella più efficace, sia per il pool di carte a disposizione, sia per le caratteristiche del comandante. Visto il value offerto da una zona di comando, si doveva prediligere un assetto che puntasse principalmente su di lui, protetto dai vari strumenti a disposizione, spesso anche adatti a contrastare gameplay veloci o combo improvvise. Puntare tutto su di lui ci porta sempre comunque ad avere un potenziale card advantage, il che è sempre un bene, soprattutto nelle partite di attrito e non solo, vista l'amore di interazioni presenti nella lista, che ci possono aiutare anche a contrastare le risposte del nemico. Quindi dovremo prestare la massima attenzione a quando giocare Shanna, senza azioni azzardate, sfruttando il momento giusto, magari affiaccando nella venuta con un equipaggiamento una protezione adeguata, per darci subito modo di avere nuove carte in mano. Un approccio quindi in linea sia con le peculiarità di Shanna Purifying Blade, sia con la mole di risposte che a vario titolo popolano i colori a disposizione, per un concentrato di astuzie e contrattacchi tipici di un guerriero addestrato alle sottili arti della guerra. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo ora a comprendere che questa lista basata su Shanna Purifying Blade si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Viste le peculiarità di questa build, non ci troveremo di fronte a matchup impossibili, visto l'arsenale di interazione a disposizione. Dovremo giocare accorti, capire che mani tenere e solo l'esperienza sul campo ci porta a far capire come gestire singole situazioni di scontro.
Un discorso un po' diverso lo si deve fare con i control, che hanno una densità di interazione maggiore della nostra e potrebbero, accanendosi sul nostro generale, negarci le risorse necessarie per contrastare le loro giocate più tossiche. Abbiamo però alcuni bittanti ostici da mettere in campo che possono farci svoltare questi matchup complicati. Basterà avere la fortuna di risolverne uno per raddrizzare queste partite un po' a senso unico. Dovremo solo avere la fortuna di trovare o cercare una di queste creature e la partita sarà tutta in discesa. Con una costruzione così articolata e complessa per questa Shanna Purifying Blade, il nostro Sandor Signori non si lancia in cambiamenti repertini, a meno di motivazioni più che valide, dettati da profondi cambi del meta, visto il delicato equilibrio tra le varie parti del mazzo. Ci sono però alcuni margini di manovra tra le creature da inserire al momento che possono variare un minimo la lista, come per Voice of the Resurgence, che ha sostituito Cryptic Command per avere un bittante più ostico, in particolare verso i midrange del formato. Una scelta dettata dal meta, ma anche da una certa difficoltà nel trovare creature evasive o resilienti in modo naturale, per diventare spine nel fianco per gli avversari accorti, che magari hanno un buon arsenale di risposte verso questi permanenti, ma qui si ritroverebbero malpartiti. Eccoci arrivati al termine di questa analisi. Ringraziamo Sandro Signori per averci fatto scoprire questo archetipo, capeggiato da una leggendaria tipica, che ha sicuramente molto potenziale a disposizione, per poter far bene nel formato. Se volete sfruttare al massimo i colori Bant, non rinunciando a un buon motore di card advantage nella zona di comando, questa Shanna Purifying Blade potrebbe farla a caso vostro. Dovete solo impegnarvi nel trovare il giusto assetto tra le molte scelte papabili tra le 99 a disposizione. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video, dove troverete matchup, guida alle build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.